come mai è venuta questa idea delle trame? Com'è poi il processo di lavorazione? Beh, diciamo, ti dico subito che le trame nascono casualmente e nascono per un motivo, diciamo così, pratico, legato ai miei anni giovanili, in cui ovviamente, come tutti i giovani, desideravo guadagnare qualche quattrino. Avevo allora 18-19 anni e mio padre mi suggerisce di andare a prendere un diploma di allevatore dei bachi da seta a San Giacomo di Veglia, che era una località dove c'era una scuola che faceva anche dei corsi estivi appunto per coloro che volevano poi seguire gli allevamenti dei bachi. Io vado lì e imparo a usare questa tecnica allora in auge, che era appunto quella di salvaguardare gli allevamenti dei bachi da seta da un'eccessiva moria dei bachi, in modo da ottenere un risultato finale più consistente di quello che si otteneva precedentemente. In che cosa consisteva? Consisteva nel tenere puliti, sterilizzati i letti dove venivano allevati i bachi da seta. Allora si procedeva in questa maniera: si buttava del gesso, cioè si mettevano i bacolini, che erano piccolissimi, erano lunghi 1 centimetro, tutti neri, si mettevano su un piano, su un foglio di carta di paglia, fatta con la paglia, e si metteva sopra il gesso, mangiavano per un po', poi sopra ai bacolini si metteva una carta forata con dei buchi piccolissimi e sopra la carta forata pulita si metteva la foglia di gelso, perché loro passavano attraverso i buchi e andavano sul foglio più alto a mangiare appunto il gelso. Quando era passato tutti sopra si prendeva la carta e la si spostava e si puliva perfettamente il letto iniziale, per cui tutti i residui della vita e anche quelli che erano morti durante questa prima fase si venivano tolti dal letto e si rimetteva la carta nello stesso punto dove era precedentemente. E si procedeva così, passando di buco in buco, perché si passava sempre buchi, carte forate sempre più larghe e con buchi sempre più larghi. In questa maniera i bachi venivano tenuti sempre puliti e fino ad arrivare alla quarta età, che era l'ultimo momento in cui i bachi poi dopo passavano e andavano nei graticci o di fassine oppure di paglia e andavano verso l'alto a tessere il bozzolo. Allora questa carta forata io me la trovavo fra le mani, perché mi veniva fornita dal consorzio di allevamento del baco da seta, e giocando nei momenti di pausa, giocando con questi fogli, mi sono reso conto che si venivano a formare degli spazi, diciamo delle concentrazioni di luce. Avendo questa cosa ho cominciato a giocare, realizzare queste. Poi dopo ho visto anche che distanziando c'era la possibilità di vedere questi fenomeni luminosi che si spostavano, si muovevano, cioè c'era un cinetismo di questi fenomeni luminosi. E da quelli nasce appunto tutta l'opera di ottico-dinamici. Sì. Queste qui sono opere, ovviamente, queste opere qui in epoca allora mi vergognavo tremendamente, nel senso che li consideravo dei giochi. Poi invece a un certo momento, quando feci la prima mostra nel 1960, ci fu un avvocato, sociologo, che me ne comperò 3. E da quel momento lì cominciai a considerare le opere d'arte anch'io. Era la prova che funziona. E cominciai a tenerli da parte. Prima li facevo, li buttavo via, poi invece ho cominciato a conservarli. Ecco come nascono gli ottico-dinamici. Ovviamente da questi nascono altre opere invece più complesse, che io comincio a definire oggetti ottico-dinamici, che sono opere di cui poi dopo parleremo.